Perché il modello JMAT-FX è il modello migliore in assoluto nell'analisi del mercato. E ve lo faccio capire partendo dal modello tempo-prezzo. Quindi qua abbiamo nella X il tempo, nella Y il prezzo. Ipotizziamo che dobbiamo stabilire che cosa farà sterlina-dollaro, perché noi ci scommetteremo sopra dei soldi. Quindi dal momento attuale, che corrisponde ad un determinato tempo X, che cosa farà il prezzo? Abbiamo delle traiettorie, possiamo intuire che cosa farà il mercato. Che cosa dici? Che cosa farà sterlina-dollaro? Potrà andare a rialzo? Da cosa lo capisci? Che è andato a ribasso e quindi magari torna su, magari rintraccia fino a questo livello, perché abbiamo disegnato una trend line, quindi toccherà questo livello per poi scendere, oppure scende direttamente. Insomma, come facciamo a capirlo? Ma non tanto come facciamo a capirlo, come facciamo ad essere sicuri di ciò che diciamo? Sulla base di cosa noi stabiliamo che da questo punto in poi il mercato va a rialzo, va a ribasso o sta fermo? Sono ipotesi basate su dati concreti oppure sono ipotesi soggettive, discrezionali? Ossia io penso, però non ho la conferma, me ne invento una. Cerchiamo di ragionare andando ad esclusione, cancelliamo e rifacciamo tutto. Poi abbiamo un riferimento prezzo che è questo, quindi la Y corrisponde al prezzo, la X al tempo. Nel momento attuale, nel momento in cui io decido se comprare o vendere, in questo istante che ha un valore X, quindi tempo, devo decidere che cosa accadrà da questo punto in poi. E se osservo bene, da questo punto in poi io non ho dati in quest'area, non ce ne sono. Quindi se io ipotizzo un rialzo laterale o un ribasso è qualcosa che io ho immaginato, perché non l'ho visto, non lo vedo, non vedo cosa accadrà. Quindi non posso essere mai sicuro di cosa farà sterlina dollaro, se andrà a rialzo, se andrà laterale o andrà a ribasso. Se voi vedete abbiamo tre ipotesi, A, B, C, tre ipotesi e noi abbiamo una sola possibilità su 3 di indovinare. Quindi ciò che scegliamo di fare da questo istante ha una probabilità del 33%. Se voi andate in JMAT-FX Academy, io vi ho lasciato un video in cui parlo del teorema di Monty Hall e quel video avrà forse 10 anni, 12 anni. Io vi consiglio di andarlo a vedere. Voi qui avete 3 possibilità, A, B o C. Avete il 33% di probabilità di aver ragione contro un 66% di avere torto. In pratica, attraverso questo modello e attraverso un'analisi logica dello strumento che stiamo osservando, applicando anche un po' di probabilità, noi già iniziamo a capire che questo modello è a nostro sfavore, perché abbiamo il 66% di probabilità che siamo in errore. Sbagliamo. Se io effettuo un trade, 2 trade, 3 trade, 4 trade, questo valore aumenta perché dovete considerare sempre il 66% per ogni operazione. Se voi aggiungete trade in una struttura che vi dà già un responso di probabilità in cui voi fallirete, vuol dire che il fallimento è inevitabile. Però è una mia opinione, lasciate da parte tutto quello che vi ho detto, è una mia opinione. Noi stiamo confrontando due modelli, quindi abbiamo questo modello in cui tu da questo momento in poi devi indovinare la direzione del trend su questa area del grafico. Qui non hai traiettoria, è tutto vuoto, quindi dire che andrà a rialzo come dire che andrà laterale o a ribasso è rilevante. Questo perché? Perché non hai dati. Stiamo parlando di un rialzo di sterlina dollaro. Ora prendiamo il modello JMAT-FX, abbiamo detto in asse X mettiamo sterlina dollaro, asse Y euro sterlina, asse Z euro dollaro. Noi sappiamo che in asse X noi abbiamo sterlina dollaro, abbiamo Premium Tools, Price Tracker. Allora noi prima avevamo detto che da questo punto in poi non sappiamo se sterlina dollaro va a rialzo, laterale e ribasso, perché da questo punto in poi non abbiamo traiettorie di mercato, non abbiamo un'ombra della traiettoria in cui il mercato andrà. Mentre nel modello JMAT-FX, se noi osserviamo, sappiamo che una delle tre ipotesi, quindi A, B e C, quindi rialzo, laterale e ribasso, se noi osserviamo una ipotesi ce l'abbiamo già, ossia sterlina dollaro ha un rialzo. Perché? Perché lo vedo qui, guarda, qui abbiamo la distribuzione dei prezzi e qui abbiamo un'altra distribuzione dei prezzi, quindi noi vediamo che A è già stata verificata e questo ci porta un vantaggio in più, semplicemente perché noi abbiamo già risolto due delle tre ipotesi, capite? Una delle tre ipotesi è già verificata, quindi noi dobbiamo semplicemente ottenere un'ulteriore conferma, capite? Questo è il vantaggio probabilistico nel lavorare in contesto JMAT-FX.